Quello che vedete alle mie spalle è probabilmente l'innesco di un nuovo incendio oppure la ripartenza di un incendio che c'è stato qui in Valle Anzasca e che è stato bonificato, ma che ovviamente è sempre molto difficile da estinguere completamente, anche perché siamo in zone molto impervie. Quindi lì l'unico modo per agire è con i Canadair e con gli elicotteri. I Canadair e gli elicotteri al momento sono tutti impegnati ancora nell'incendio di Premosello, che è devastante, è stato veramente, tuttora un grosso problema e un danno incalcolabile a livello di danni all'ecosistema, oltretutto ai confini col Parco della Val Grande, e questo fa capire quanto sia esplosiva la situazione qui nelle montagne dell'Ossola, ma in generale in tutte le Alpi del nord-ovest. Sono diventate una vera e propria polveriera, basta poco per innescare incendi difficilmente controllabili, proprio perché per lo più vengono innescati da questi fulmini che colpiscono zone impervie delle montagne durante questi temporali in cui non piove. Solo fulmini, niente pioggia, il terreno è tutto secco e quindi l'incendio trova terreno fertile per partire. Il terreno è secco perché? Perché arriviamo questo ve l'avevo già fatto vedere nei video precedenti quando sono andato a fare diversi giri in montagna, ve l'ho detto anche mentre ero qui in baita, che aveva fatto un aprile estremamente caldo, un maggio incredibilmente caldo che sembrava già luglio inoltrato, e adesso siamo a luglio e arriviamo da un giugno che è stato incredibilmente caldo, ma un caldo veramente devastante, queste ondate di calore continue che continuano a proseguire senza piogge, e quindi questo rende il terreno e i boschi particolarmente sofferenti. Infatti se guardiamo anche sulle montagne qui di fronte si cominciano a vedere varie macchie gialle delle piante che cominciano a perdere le foglie, i tigli, i castagni, perché sono in sofferenza e quindi cercano di proteggersi proprio limitando la loro attività. Quindi foglie secche ulteriori che cadono al terreno, ulteriore materiale da combustione, e quindi una situazione drammatica sotto tutti i punti di vista. Acqua comincia a scarseggiare, anche gli allevatori cominciano ad avere dei problemi col bestiame. Ho parlato anche con Valerio, che abbiamo intervistato poco tempo fa, anche da lui c'è il rischio che le sorgenti si prosciughino, le vacche non stanno fuori in Alpe ma stanno dentro nella stalla, producono poco ed è tutto molto complicato. Quindi questo caldo ha delle ripercussioni sotto tanti punti di vista. La causa la conosciamo ovviamente tutti, sono i cambiamenti climatici, perché uno non può venirmi a dire che d'estate fa sempre caldo. Sì, d'estate fa sempre caldo, ma di che cosa stiamo parlando? Qui stiamo parlando di un caldo che è il caldo di Agrigento in pieno agosto. Cioè io questo caldo qui l'ho visto in meridione, questo secco così evidente, e questi prati d'alpeggio così gialli a inizio luglio è una follia, è una cosa che qui praticamente adesso si sarà verificata veramente rarissime volte in passato. Normalmente qui nel nord-ovest la stagione degli incendi è in inverno, quando ci sono scarse precipitazioni, i boschi sono secchi, ma difficilmente la stagione degli incendi è estate, quindi entriamo in una nuova dimensione anche qui. Il problema è che con i pochi mezzi che ci sono a disposizione su un territorio così vasto, anche riuscire a controllare tutti questi vari inneschi che partono potenzialmente da una parte all'altra su territori impervi, in un territorio che è sempre più boschivo, ovviamente risulta praticamente impossibile da gestire. Quindi ci sarebbero una miriade di considerazioni da fare. C'è chi dice che il bosco prende fuoco proprio perché non c'è più attività antropica nel bosco, quindi allevamenti che tenevano puliti il sottobosco, eccetera eccetera. Sì, può anche essere, però nessuno è stato obbligato ad abbandonare gli alpeggi, è stata una scelta,
E comunque vorrei vedere anche oggi, mettersi a fare un'attività di alpeggio con queste condizioni climatiche, cosa ne verrebbe fuori. Il problema, la cosa che a me preoccupa realmente sono le prospettive future, cioè considerando che non è che abbiamo prospettive di cambiamenti migliorativi, abbiamo prospettive di surriscaldamento ulteriore e amplificazione di questi fenomeni estremi che di anno in anno notiamo che diventano sempre più frequenti e sempre più estremi. A memoria d'uomo, perché io ho 42 anni e noto in modo evidentissimo, e chi non le nota o vive sul divano di casa col climatizzatore, non esce di casa e si mette a scrivere commenti da Facebook e la sua vita è lì, oppure non ha un minimo di lucidità, perché non si può negare che i cambiamenti climatici siano evidentissimi e continuino ad essere sempre più impattanti. Quindi ve lo dico sinceramente, io sono molto preoccupato per la situazione, sono molto preoccupato per il futuro, per le montagne, perché davvero potrebbero essere una polveriera. Insomma, adesso l'unica cosa che possiamo sperare è che arrivino dei temporali con della pioggia, anche se al momento non sembrerebbe che succeda questo. Comunque, situazione di incendi a Premosello, sono passato prima e sembra relativamente sotto controllo, ma comunque c'è un continuo via vai di Canadair ed elicotteri, quindi stanno spingendo fortissimo, stanno cercando di fare il massimo possibile davvero per fermare questo incendio. C'è stato l'incendio in Valsese, anche quello devastante, stiamo parlando di centinaia e centinaia di ettari di bosco che sono andati in fumo. Non so esattamente cosa aspettarmi da qui ad agosto. La mia speranza è che piova il più possibile, anche lì senza fare disastri, perché poi se inizia a piovere ormai non c'è più neanche la mezza misura sulla pioggia, quindi poi dopo arrivano alluvioni, bombe d'acqua e così via, e quindi ecco, la falsa illusione di dire vado a stare in montagna perché in montagna si sta più freschi, si sta meglio, è, come ho appena detto, una falsa illusione. In realtà sulle montagne, sulle Alpi, i cambiamenti climatici si sentono ancora in modo più evidente e sono ancora più impattanti. E siccome avevo la percezione che poi, per carità, magari non serviranno, ma avevo la percezione che comunque la situazione si stesse mettendo decisamente male, seguendo tutto il trend di questi mesi, ho preso queste 2 sacche da 1000 litri, le ho riempite e tengo qui 2000 litri di acqua stoccata di scorta. Serviranno o non serviranno? Non importa, ho lì 2000 litri di acqua. Queste li posso tenere anche, per dire, se in inverno ghiaccia l'impianto, almeno a disposizione dell'acqua. Con 2000 litri d'acqua, bene o male, riesco a fare qualcosa, se devo fare qualche lavoro, farmi una doccia e così via, per sicuramente diversi giorni, perché sono convinto che anche qui a breve avremo problemi d'acqua. Comunque vi invito a fare una riflessione, cioè di questi cambiamenti climatici si è iniziato a parlare in modo serio dagli anni 90 ed erano state fatte delle previsioni. Le previsioni sui ghiacciai, sulla siccità, eccetera, eccetera, sono state tutte azzeccate in modo molto preciso. Quindi, se guardiamo al passato, le previsioni verso il futuro che avevano fatto gli scienziati sono decisamente conformi con la previsione del passato. Adesso io vi invito a guardare le previsioni per il futuro nel presente, perché questo è quello che preoccupa realmente, considerando che insomma non hanno sbagliato, ma hanno azzeccato un po' tutto il trend che stiamo vivendo. Provate a vedere quali saranno le conseguenze per il futuro se continuiamo a immettere nell'atmosfera in continuazione gas serra come stiamo facendo, senza mai fermarci e senza migliorare minimamente la situazione, anzi peggiorandola ulteriormente, perché poi qui anziché migliorare stiamo peggiorando ulteriormente.
Comunque spero di non avervi annoiato e spero di rivedermi nel prossimo video sotto un bel acquazzone, una bella pioggia, un bel temporale e insomma speriamo bene per le nostre montagne, per gli animali, per l'ambiente, per le persone che vivono nei paesi di montagna soprattutto. Ci vediamo alla prossima!